Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi parleremo di quello che è successo nei scorsi giorni qui in Italia, cioè del terremoto e di cose annesse. Praticamente volevo fare questo vlog ieri, ma purtroppo in questi giorni sono straimpegnato e volevo che venisse bene. Questa sera ho un po' di più tempo a disposizione e ho pensato di farlo oggi. Allora, non parlerò troppo del terremoto in sé, perché ormai lo sapete tutti, penso. C'è stato un terremoto nel centro Italia 2 giorni fa. Oddio, non so di preciso rispetto a quando uscirà questo video, ma qualche giorno fa c'è stato un terremoto con delle vittime perché ha avuto un magnitudo alto. Ora io non sono neanche in grado di fare divulgazione scientifica, quindi in due parole, la terra è messa sopra altra terra, la terra si muove in continuazione e a volte questi movimenti sprigionano un'energia che risulta in un terremoto che fa danni quando è di una certa potenza e quando ci sono edifici che non sono stati strutturati per reggere queste scosse, ecco. Io mi sono svegliato mercoledì mattina che ho aperto i social, ho acceso il telefono e ho visto certe immagini su Twitter. Mi hanno scritto delle persone, mi hanno detto: Suri, c'è stata una scossa questa notte. Ho detto è un terremoto potente. Poi ho visto le foto di questa cittadina che è stata praticamente rasa al suolo per la maggior parte e ho detto è successo di nuovo, perché noi abbiamo il ricordo di 6-7 anni fa, 7 mi pare anni fa, dell'Aquila, che anche lì è stato un bel disastro. E la cosa davvero brutta è che ci sono stati dei morti, ci sono dei morti, ci sono stati all'Aquila più o meno 300 morti, e anche in questo terremoto ce ne sono stati 200 e qualcosa, che sono numeri altissimi. Il terremoto non è una cosa che puoi prevedere, ovviamente, o almeno, anche se riesci a prevederlo talmente poco prima che non riesci a far valere quell'informazione. C'è stato questo terremoto, ci sono state delle macerie, quindi, perché sono crollati dei palazzi. Abbiamo già detto, ci sono stati dei morti e c'è tanta gente che è rimasta senza casa. E io sono stato veramente molto felice di vedere tutto il supporto che si è riversato su queste persone, gli hotel che hanno aperto le camere per ospitare queste famiglie, la gente che ha inviato gli scatoloni pieni di beni di prima necessità e tutte queste cose. Sono davvero contento. Hanno poi stabilito anche un numero per questa emergenza, che è il 45500, a cui tu puoi inviare un sms supportare con una donazione di 2 euro, che è una cosa che ovviamente io ho già fatto, e invito chi di voi ancora non l'ha fatto e può farlo di inviare questo sms e di inviare questi soldi. Ho letto un articolo proprio poco fa dove il capo della protezione civile del Lazio si esprimeva sul fatto che ci sia stata una generosità incredibile, che sono arrivati talmente tanti beni di prima necessità che sono in sovrabbondanza, e la cosa che serve ora non è la coperta, non sono queste cose così, sono i soldi, perché con i soldi puoi rendere di nuovo pulita, passatemi il termine, la città, puoi rimuovere le macerie, recuperare i cadaveri, che è una cosa triste da dire, ma servono anche a quello, finanziare le unità di soccorso sul luogo, tutte queste cose così. E nonostante online ci siano tantissime campagne di supporto che sono state aperte, il mio consiglio spassionato è quello di utilizzare sempre i canali diretti. Cosa vuol dire? L'SMS, oppure tramite le cose che sono autorizzate dallo Stato, come ad esempio la Croce Rossa. La Croce Rossa è una cosa di cui puoi fidare, perché è la Croce Rossa. Io ho fatto anche la mia lezione alla Croce Rossa, e se ne avete la possibilità, se siete un po' più grandicelli, fate parte delle persone che mi seguono e lavorate magari, o comunque avete un certo tipo di indipendenza economica, il mio consiglio è: fate una donazione, perché sono i soldi che arrivano subito lì e che consentono di fare la differenza. Ora, io ho avuto delle esperienze con i terremoti, nulla per fortuna di grave, però ero comunque piccolino. Mi ricordo di due eventi in particolare. Il primo fu proprio nel 2009, mi pare, con il terremoto dell'Aquila. Io stavo dormendo, mi ero addormentato sul divano in soggiorno guardando la TV con la mia copertina, aprile se non sbaglio, e praticamente di notte ho sentito un botto, e questo botto era la chitarra
chitarra che era caduta da una libreria in soggiorno sempre. Era caduta questa chitarra, ho sentito un botto e mi sono svegliato ovviamente di colpo e c'era tutto che non è che tremava, perché tremare a volte è un po' esagerato come termine, soprattutto essendo io in Veneto, abbastanza lontano dall'epicentro, non tremava, solo che come dire, quasi vibrava. Ok, nel senso sentivi che si muoveva, però non è che lo percepivi, a meno che non avevi un lampadario, cosa che poi ho visto andando in camera dei miei. Botto, cade la chitarra, mia sorella si sveglia e inizia a piangere, perché ovviamente era piccolina, c'aveva, boh, quanti anni c'aveva? 5-6 anni. E inizia a piangere, allora si svegliano tutti. Che succede? Che succede? C'è il terremoto. Allora prendiamo, scendiamo, andiamo in cortile e aspettiamo un po', perché di solito ci sono delle scosse di assestamento, si dice, subito dopo la scossa principale del terremoto. Ovviamente lì un po' nella paura dici scendiamo, cazzo me ne frega, nel senso se crolla la casa non mi interessa, preferisco stare in giardino per mezz'ora, un'ora. Per fortuna poi non successe nient'altro, tornammo in casa dopo più o meno mezz'oretta e finì lì la situazione. L'altra volta invece è successo un paio d'anni fa, forse tre anni fa, andavo alle superiori e era un giorno in cui sono rimasto a casa da scuola e praticamente ero da solo in casa. Voi sapete che io avevo questo letto a soppalco con sotto la scrivania e tutto, e all'improvviso sento davvero tutto muoversi, e questo era un terremoto abbastanza pesante. Non mi ricordo neanche i danni che fece sinceramente, ma me lo ricordo perché ero da solo in casa e mi spaventai abbastanza. Veramente tremava tutta la scrivania, il letto si muoveva in maniera impressionante. Ho detto porca troia, un altro terremoto. Allora, lì per lì non realizzo cosa fare, prendo al volo portafoglio e telefono e dico, cazzo, scendo per le scale, cosa faccio? Non lo so, aspetto che finisce. Il bello è che era una scossa che è durata davvero tantissimo, tipo 40-50 secondi, una cosa incredibile. E per quei 50 secondi io sono rimasto fermo sotto il letto, indeciso sul da farsi. Una volta terminata, alla fine comunque non sono sceso dal palazzo e semplicemente poi è passata lì. Ma comunque sono esperienze che un po', non dico che ti segnano, però che ti rimangono impresse. Ad esempio, io tutte e due me le ricordo come se fosse davvero ieri, ma più che altro perché non è una cosa che succede così raramente. Nonostante l'Italia sia un terreno particolarmente pericoloso dal punto di vista sismico, non è che capita così spesso, per fortuna. E io questo vlog l'ho fatto sì per parlare del terremoto, ovviamente per esprimere la mia solidarietà e darvi i canali necessari per chi ancora di voi non li avesse visti, per fare una donazione, ma l'ho fatto anche per dirvi una cosa che io credo fermamente e da qualche anno è un po' la mia filosofia di vita. È successa questa cosa, sono morte delle persone ed è una cosa che ovviamente ti fa pensare, nel senso, tu oggi ci sei, tra un'ora potresti non esserci, e quindi tutti i soldi che puoi donare con le carte di credito, PayPal, con conti bancari non hanno senso in confronto alle vite che sono state perse con questi avvenimenti. E nonostante sia una cosa così grave, io cerco sempre di prendere un insegnamento dalle cose, e l'insegnamento che voglio che voi cerchiate di capire da questa cosa è che davvero oggi ci sei, domani non lo sai. Non è una cosa che vi dico per mettervi paura o per dirvi oh morirete, però è così, nel senso tutti prima o poi muoiono, ed è una cosa da mettersi bene in testa, semplicemente perché ti fa capire cosa sono le cose importanti e ti mette sulla diritta via, ecco. Ragazzi, la vita è una sola, rendersene conto ti aiuta a uscire da questa bolla in cui sei, perché nessuno vive per sempre, e prima davvero lo realizzi, prima riesci a fare qualcosa che dia un senso al tutto ciò, a tutta la vita, mettiamola così. Io non credo in divinità, religioni varie. La mia filosofia dell'esistenza è quella di cercare emozioni e memorie belle, memorie brutte, memorie. E vi suggerisco di fare lo stesso. Io spesso dico YOLO magari nei videogiochi o nelle foto, e anche se è fuori contesto è una cosa in cui credo veramente, e inserite, se procedete questo ragionamento, a farvi delle domande e a darvi delle risposte da soli. Ad esempio, vale la pena litigare con quella certa persona? Vale la pena tenere il broncio con quella tipa perché lei mi ha... E semplicemente io mi sto trovando
da Dio. Vi voglio fare un esempio, con questo fatto di SMS, delle cose, c'è tantissima gente che lo pubblicizza su Instagram, su Facebook, nel senso mette l'immagine del fatto che lui ha donato, e vedo davvero moltissime persone, tante che criticano queste persone. Ah, ma tu hai messo questa foto per far vedere che doni, non perché volevi donare veramente. La mia domanda è: vale davvero la pena dilungarsi su questo fatto? La cosa importante è che i soldi sono partiti, e quindi bisogna guardare al lato pragmatico della cosa. I soldi ci sono andati lì per questa causa, e questa persona, se l'ha fatto veramente solamente per la visibilità del farsi vedere generoso, cazzi suoi, nel senso, non sta a te riprenderlo. Se avrà un attimo di coscienza capirà che non è così che si fa, altrimenti resterà nella sua ignoranza per sempre. Immagino che questo non fosse esattamente il video che uno si aspettava di vedere un venerdì pomeriggio di agosto, però volevo condividere con voi quello che mi passa in mente ogni volta che leggo una brutta notizia da qualche parte, e mi ricorda di questo fatto di semplicemente godermi la vita. Io vi saluto, ciao a tutti.